Ciao ragazzi, bentornati qua su Fablinker Music. Oggi siamo qui per una nuova reaction che voi mi avete consigliato. Parliamo di Slipknot, che conosco già, che diciamo ho anche visto in live, ho avuto il piacere di vederli in live, sono una roba veramente spaventosa. Oggi andremo a sentire la canzone intitolata Sitch. Me l'avete proposta voi, quindi io, visto che qui non l'ho mai portata, già la conosco ovviamente, però non avendola mai portata qui sul canale ho detto perché non portarla. Vi volevo ricordare che per gli abbonati i video arriveranno in anteprima e se avete consigli su canzoni o album mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti che cercherò di portare più reaction possibili. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a sentire questa canzone insieme. Allora ragazzi, possiamo già vedere la meraviglia della batteria e come viene usata la batteria. C'è un genio alla batteria che purtroppo è venuto a mancare diversi anni fa, ma che era lui, se non vado errato, batterista incredibile che purtroppo quando li ho visti in live non c'era già più, quindi non ho avuto il piacere di vedere, però aveva una tecnica veramente incredibile. Infatti questa band si erge molto anche sul ritmo della batteria, come dire, sulle frequenze un po' disturbate. È quel metal un pochetto disturbato che insomma secondo me è tantissima roba. Tra l'altro nel suo essere molto pesante, molto malato, questo loro sound che è un tipo un marchio di fabbrica, devo dire che riesce a essere anche molto melodico in sottofondo se prestate attenzione. Non è tutto, diciamo, pesante ma stantio, anzi ci sono molti cambi di ritmo, di sound che passano da un momento all'altro e non è così, cioè sì, loro fanno un genere molto pesante, questo sì, però c'è quella melodia di sottofondo che insomma dà un qualcosa in più, devo dire.
Ecco, tipo in questa parte mi ricordano per certi versi il modo di cantare i Korn, se avete presente, insomma, però il cantante Corey Taylor degli Slipknot ha un talento, una voce incredibile perché riesce a fare questo, ma poi dopo lo ascoltiamo anche in Snuff, canzone che vi straconsiglio, e riesce anche ad avere una bella voce pulita, veramente intensa, bellissima, riesce a fare un po' tutto. Infatti ha fatto anche diversi progetti diversi, per esempio di Stone Sour, per esempio il suo progetto indipendente, che tra l'altro abbiamo portato qua sul canale, ora che mi ricordo bene, cantante straordinario, straordinario. Ok ragazzi, canzone come avete visto molto particolare, pesante, malata, ma anche melodica, il che fa strano, ma effettivamente un po' sì. E canzone ovviamente che mi piace tantissimo, già la conoscevo, già in passato l'ho ascoltata varie volte, da un po' che non l'ascoltavo effettivamente. Infatti ho detto, ma perché non portarla visto che non l'ho mai portata sul canale? Qual miglior momento che il vostro consiglio, che tra l'altro vi ringrazio tanto. E se avete richieste di altre canzoni degli Slipknot, volentieri anche album, per carità, è una band che mi piace tantissimo, quindi fate voi insomma. Però vabbè, che dire, canzone straordinaria e band wow, wow. Poi nell'arco degli anni, giusto per chiudere, facciamo una piccola precisazione. Nell'arco degli anni in realtà molti componenti della band sono cambiati tante volte, che manco ci sono stato dietro, ad essere sincero. Ogni tanto capitava quello se ne va, quello arriva, quello se ne va, quello arriva, ma sono di contorno, per esempio quello che suona tipo il tamburo, quello che, cioè, capito? Però le cose più importanti, se non sbaglio, le colonne sono rimaste, tranne il batterista che purtroppo è venuto a mancare, e purtroppo perché aveva un talento veramente wow, veramente wow. Ragazzi, io vi ringrazio tanto per il consiglio, per essere stati qua, e ci becchiamo alla prossima reaction. Ciao!